la terza volta che giro questo video, speriamo che sia l'ultima. Ciao, sono Angelica B e benvenuti sul mio canale. Nei video precedenti vi ho parlato di come trasferirsi all'estero, di come trovare una casa, un lavoro in Inghilterra. Ho deciso di parlarvi dei vari documenti necessari per vivere e anche lavorare qui. Ovviamente io vi dico queste informazioni prima della Brexit. Dopo la Brexit io non so effettivamente che documenti necessiteremo, perché anch'io dovrei fare altri documenti sicuramente. Comunque sia, il primo documento necessario è il National Insurance Number. Vi ho parlato già di questo documento in un altro video, ve lo lascerò qui sopra se ve lo siete perso. Il National Insurance Number, detto anche NIN, è un documento con dei numerini e anche delle lettere. Questo documento ce l'hanno tutti qua, anche gli inglesi, ed è personale. Per ricevere questo NIN dovete fare un piccolo colloquio chiamando un numero. Questo numero lo potete trovare su internet. Poi dovete dare i vostri dettagli personali e vi chiederanno anche da quando vi siete trasferiti in Inghilterra. Detto ciò, la persona al telefono vi prenderà un appuntamento all'ufficio più vicino alla vostra città dove vi siete trasferiti per fare un altro colloquio, e più o meno passano 2 settimane da quando avete fatto la prima chiamata. Nel secondo appuntamento dovete portarvi i vostri documenti di identità. Vi consiglio fortemente di farvi il passaporto se non ce l'avete ancora, perché la carta d'identità italiana, che è quella cartacea, la considero un documento falso. E poi dovete anche portarvi una prova di indirizzo. Vi parlerò della prova di indirizzo dopo. Comunque sia, ritorniamo al secondo colloquio. Avrete a che fare con una persona che vi chiederà i vostri dati personali, dove abitate e anche il perché vi siete trasferiti. Vi fa comunque altre domande che adesso mi sfuggono. Dopodiché vedrà se siete idonei o meno per avere il NIN. Però in questo secondo colloquio questa persona vi rilascia un NIN provvisorio e con questo documento potete andare a trovare un lavoro. Il vero NIN vi arriverà dopo un mese via posta alla vostra casa. Il secondo documento di cui vi vorrei parlare è la prova di indirizzo. Allora, la prova di indirizzo può essere il contratto della casa, della stanza, oppure una bolletta intestata al vostro nome. Io ho avuto delle difficoltà con questa prova di indirizzo perché, pur avendo il contratto della casa, mi hanno fatto un po' di storie. E il terzo documento necessario è il conto bancario inglese, e qui ho avuto difficoltà, come stavo dicendo prima, per la mia prova di indirizzo, perché tutte le banche non mi accettavano la mia prova di indirizzo. E come fai ad aprire un conto bancario senza la prova di indirizzo? Non lo apri, semplicemente è questo. Se non c'hai il conto bancario inglese, come ti possono pagare? Perché ragazzi, dovete capire che qui in Inghilterra non vi pagano con le banconote, ma vi pagano direttamente sul conto bancario inglese. Quindi voi poi dovete lasciare i vostri dati bancari e loro vi pagheranno lì. Perché è stato difficile per me aprire un conto bancario? Ci ho messo la bellezza di 2 mesi. Ragazzi, io non sto scherzando. Ogni giorno, vi giuro, ogni giorno andavo nelle banche sperando che potessi aprire un conto bancario inglese. Tutte le banche mi dicevano che non potevano accettare questa mia prova di indirizzo. Io dicevo, ma perché? Arrivai ad una banca, io non posso citarla, però è la mia banca preferita perché mi ha aperto un conto bancario. C'era una persona che lavorava in questa banca, gli mostrai tutti i documenti che avevo e gli avevo detto, io ho anche il contratto della casa, però nessuna banca mi fa aprire un conto bancario. Questa persona mi disse, perché non provi a chiamare l'ufficio del NIN e non ti fai mandare una lettera al tuo indirizzo con scritto affermo che questo è l'indirizzo di Angelica. Mi si è accesa l'unica speranza che avevo di aprire un conto bancario. Ho provato a chiamare l'ufficio, nessuno mi rispondeva e lì ero tipo, oddio, non riuscirò mai ad aprire questo conto bancario. Chiamai il lunedì della settimana dopo e mi risposero. Spiegai il mio problema e loro mi dissero, ti spediremo questa lettera a casa tua. Finalmente una gioia. Arrivò questa lettera, andai subito alla banca. La signorina che lavorava lì guardò questa lettera dell'ufficio NIN
e disse: sì, possiamo aprire il conto bancario. Finalmente sono riuscita ad aprire questo conto bancario. Uscii dalla banca che dissi finalmente, e poi dopo tipo una settimana arrivò a casa la scheda e avevo un conto bancario inglese. Vi ho detto già che comunque sia, probabilmente con la Brexit cambieranno le cose. Spero che questo video vi sia stato utile, lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!